ragazzi, qui è Marchettino e oggi ci divertiamo sulla neve con un'anteprima mondiale. Oggi ragazzi mi trovo in una location piuttosto esclusiva, sono a St. Moritz e a dire la verità in questo momento sono su un lago ghiacciato. Questa qui che vedete è la GFG Style Kangaroo, come vedete all'inizio del video è un'anteprima mondiale, è una cosa che non ho mai fatto finora perché Giugiaro ha deciso di presentare oggi in anteprima mondiale questa macchina. Di solito le concept car vengono presentate direttamente ai saloni e soprattutto sono macchine che non hanno una meccanica, e invece oggi faremo qualcosa di totalmente diverso perché questa macchina è una Hyper SUV elettrica. Sotto ci sono dei motori elettrici perfettamente funzionanti, infatti non ci perderemo in troppe parole perché a breve salirò sul lato passeggero per farvi vedere come si muove sulla neve questa macchina dalle alte prestazioni. GFG Style, Giorgetto e Fabrizio Giugiaro, due dei car designer più famosi del mondo automotive. Ecco chi si cela dietro la Kangaroo. 4 ruote sterzanti, 2 motori elettrici da 490 cavalli e 680 Nm. Questa Hyper SUV è capace di andare a 100 km/h in 3 secondi e 8 con una velocità massima limitata a 250 km/h. Prestazioni, a detta di GFG, raggiungibili su ogni tipo di terreno. Le premesse sono molto buone e ora non resta che salire a bordo per scoprirle insieme a Fabrizio Giugiaro. Allora, primi metri a bordo della Kangaroo con Fabrizio Giugiaro. Primi metri proprio. Allora, io sono un designer essenzialmente, però ovviamente, come ha sempre detto anche mio padre, facciamo questo lavoro per la passione, quindi come se avessi fatto questa vettura per me. Da sempre sono appassionato di fuoristrada, poi fuoristrada si è evoluto in SUV, ma mancava un SUV super sportivo, infatti l'abbiamo chiamato Hyper SUV, quindi un oggetto tiratissimo per 2 persone, potente, che come dico fa solo 250 km/h ma ovunque. Quindi la libertà di andare ovunque con questo aspetto da super turismo. Ed è ovviamente elettrica, ha delle buone prestazioni. Adesso non sto a spingerla più di tanto perché per essere su questa superficie stiamo andando anche veloci. Fate conto che è completamente fatta a mano, 8 mesi di lavoro ed è il primo giorno che gira. Le macchine dicono sulla carta non funzionano e tra 2 giorni questa macchina va a Ginevra. Ma soprattutto non si è visto una show car essere provata con voi prima di un salone, quindi questo rischio, io spero che oggi vada tutto bene ovviamente e che io non faccia qualche sbaglio, ma è una grande soddisfazione per me portarvi in giro prima di tutto. È un'esperienza che non ho mai fatto in vita mia. E ovviamente sentiamo un po' di rumorini perché ovviamente tra la neve irregolare e una vettura appunto essenzialmente montata ieri mattina alle 3, è uscita dall'officina siamo a 60 all'ora, adesso non esagero perché siamo anche in Svizzera, quindi bisogna anche essere un po' polite in questo senso, però appunto siamo sulla neve, un oggetto che è elettrico, come ho detto 4 motrici e che insomma dà delle emozioni nel puro silenzio, che piacciono, no, perché sono varie teorie di questo silenzio e potenza del silenzio non relazionata al rumore a cui siamo abituati. Quindi si sentono più gli scricchiolii, adesso mi mancherebbe avere un bel motore roboante così non sentiamo gli scricchiolii, ma adesso siamo circa a 100 all'ora. E devo dire che su queste superfici sconnesse si muove con molta disinvoltura. Sì, abbiamo questo sistema innovativo di sospensione. Gli SUV si alzano giocando sull'extra corsa della sospensione dell'ammortizzatore, però non ti permettono, nessun SUV ti permette sopra i circa 40-50 km/h di stare così alto, poi scendono per avere il massimo della shock absorber effect. Questa invece ha un sistema di doppio ammortizzatore, quindi quando io la tiro su un meccanismo mette in azione il secondo ammortizzatore, quindi pur essendo alta, sì, la vettura ha le caratteristiche diciamo di un buggy, quindi o di una vettura da Parigi-Dakar. Vedete questi avvallamenti, se su normale sarebbe molto più piantato, a questa velocità comincerebbe a scendere. E quindi oltre al design mi sono occupato di dare questa idea in modo che veramente potessimo girare alla velocità che vogliamo su qualunque terreno.
quindi io poi posso selezionarla più bassa, più alta. Adesso per via della neve stiamo alti e comunque è la prima volta in vita mia, sappiate. Non c'è inganno, io è il primo giro che faccio con te, l'hanno provato i miei collaudatori ieri mattina, ma oggi è la prima volta che la guido. Sono abbastanza contento, la visibilità è quella che mi aspettavo. Come vedete, la prima cosa che vedo oltre fuori, cioè oltre a guardare la strada, è ciò che mi succede intorno alla macchina. Quindi questo grande monitor mi dice cosa vedo a destra, cosa vedo a sinistra, cosa vedo in centro. Adesso per via dei riflessi non è limpidissimo, ma il concetto è: non devo muovere la testa, io quasi automaticamente so cosa sta succedendo intorno alla vettura, sapendo che siamo sempre più veloci degli altri, quindi in realtà non ho nessuno che mi segue e comunque io non ho bisogno di muovere la testa per sapere se ho qualcuno vicino a me o che mi sta superando, eccetera. La prima cosa che vedo, la situazione, io chiamo intorno alla macchina, e poi gli strumenti che ormai, a parte velocità, su una vettura elettrica è tutto inutile, no? Sì. Il resto, l'intrattenimento, la pianta, eccetera, in questo grande iPad che io posso regolare verso di me in modo da averla vicino. Adesso abbiamo un labro fissato che lampeggia e quindi dopo questi giri con voi forse la macchina sarà un po' più perfetta, quindi mi fate un po' da compagnia e da critica su quello che è. Allora, io non voglio esagerare in manovre strane, come dico, però è un po' un peccato non poter giocare. Fossimo dopo Ginevra magari farei tutto il giro di traverso, però eviterei Un po' più tranquilli, adesso oggi bisogna stare un po' attenti. Andiamo un po' a passeggio, ecco, non siamo proprio, però insomma un po' di divertimento lo possiamo dare, ecco. Comunque agisce e appunto vedi com'è morbida? È morbida proprio perché, pur essendo a 100 all'ora, io ho questo sistema degli ammortizzatori che mi permettono di saltare su qualunque terreno a tutta la sua velocità. Fino a 250 all'ora, che è il suo limite, io posso avere gli ammortizzatori altissimi e avere l'effetto delle sospensioni comunque a posto. Facciamo un'uscita un po' divertente magari. Non si deve fare, facciamo ciò che non si deve fare. E qualche rumorino ovviamente ce l'abbiamo. Pazzesco. Adesso per aprire noi facciamo così, si aprono le ali e le porte. Grazie mille Marco, per questo primo assaggio con la macchina. grazie a te. Stiamo parlando di imprevisti e siamo ancora dentro la macchina perché non riesco ad uscire. Usciremo prima o poi. Sa che si è bloccato il meccanismo, però L'energia. abbiamo problemi di Avendole aperte energia. tutte e due contemporaneamente, non Si è l'avevamo ancora sforzato. fatto, forse non gli è piaciuta. Sa che andrò diretto a Ginevra dentro la macchina. Ce l'abbiamo fatta. Ok ragazzi, diciamo che questa uscita all'azzard era piuttosto inaspettata, però divertente. Diciamo che è una cosa che non mi dimenticherò. Come primo assaggio della Kangaroo sono rimasto molto sorpreso dalle performance, così come dalla facilità con cui si muoveva su questo tipo di terreno. Si tratta ancora di una concept. C'è sia margine di miglioramento che la volontà da parte di GFG Style di mandarla in produzione. Mi sento molto onorato ad essere stato invitato alla World Premiere di questo modello e sono sicuro che più avanti non mancherà un test completo con qualche traverso. Come vedete, in alcuni punti la pista inizia a essere impraticabile. Guardate qui quanta neve si è sciolta e qui potete vedere già lo strato di ghiaccio che si sta sciogliendo molto in fretta perché oggi effettivamente è una giornata calda. Beh, io penso che in questo momento mi levo da qui perché sono sopra un lago ghiacciato. Quindi penso di terminare qui il video. Ragazzi, se è piaciuto questo video mettete like, iscrivetevi al canale se siete ancora fatto e come sempre grazie per la visione. Ciao!